Ciao ragazzi, so che non è la mia solita introduzione allegra, ma oggi sono qui per raccontarvi una storia, che purtroppo credo però che questa volta non vi piacerà affatto. Sì, perché come avete ben visto dal titolo, a quanto pare sono stato denunciato. Non si sa ancora bene se sia una denuncia oppure no, poi vi spiegherò meglio perché. Fatto sta che ben 3 mesi fa mi è arrivata questa notifica della Guardia di Finanza che mi informava che era partito un procedimento penale verso di me. E voi direte: che hai fatto di male per meritarti un processo penale sul groppone? Ho recensito le console Anbernic. Anbernic, Pauchiddi e Trimui principalmente, quelle per capirci che hanno la possibilità di essere acquistate con la schedina con i giochi dentro. Video recensioni che, come ben sapete, faccio io, fanno altri miei colleghi italiani, ma fanno anche all'estero su canali con milioni di iscritti senza che nessuno dica loro niente, perché è quello che facciamo noi: recensiamo, non sponsorizziamo. Non siamo come quelle pubblicità che ti dicono: ah, ci stanno 100.000 giochi dentro, guarda c'è questo, questo e quell'altro. Noi valutiamo l'hardware, però questo è un altro discorso, c'è possibilità di difesa eccetera, siamo ancora purtroppo soltanto alla prima fase. Vi ho dovuto portare questo video oggi a 3 mesi di distanza da quando è successo questo, che ho continuato comunque a pubblicare i miei contenuti, perché oggi è arrivata la notifica che è stata avviata la procedura per oscurare tutti i miei canali social. Questo video potrebbe sparire, come potrebbe sparire il canale, Instagram, Facebook e tutto quanto. E se vi state chiedendo: ma possono fare questa cosa ancora prima di aver espresso un giudizio, cioè se è colpevole o no? A quanto pare per la legge italiana sì. Sto già vedendo con l'avvocato se c'è un modo per salvare il salvabile, però diciamo che anziché scomparire nel nulla mi piaceva fare questo video un po' a tutti voi che mi avete seguito in questi ultimi anni. Vi racconterò anche una parte della mia esperienza personale. Non ho messo questa maglietta a caso perché finora l'ho usata soltanto quando vi ho parlato un po' di più della mia vita. Spero che abbiate qualche minutino della vostra per dare un'occhiata a questo video. Una cosa sola vorrei farla: siccome non so se questo canale scomparirà, almeno per un'ultima volta sicura fatemi lanciare la sigla, per favore. Poi parliamo di tutto il resto. Sigla! La storia che vi voglio raccontare è abbastanza inverosimile, nel senso che le uniche persone con cui l'ho condivisa finora, tutti quanti hanno avuto la stessa identica reazione. Io non potrò vedere che effetto farà a voi, però fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Torniamo un po' indietro, fino al 15 di aprile. Io quella mattina ero uscito di casa, mi trovavo già circa ad un'oretta da dove abito con la macchina. Mi chiama mia madre e mi dice: guarda, torna subito a casa perché c'è la Guardia di Finanza. Ho la partita IVA, sarà un controllo, sarà quello che ti pare. Io ho detto: guarda mamma, digli se mi richiamano, perché io comunque sono almeno a un'ora da casa, mettiamoci un attimino d'accordo su quello che dobbiamo fare. E ma guarda, stanno premendo, devi tornare. Va bene, chiudo la chiamata, faccio marcia indietro. Qualche secondo dopo mi chiama un numero che non conosco, rispondo e era un maresciallo della Guardia di Finanza. Sì, guardi signor Francesco, siamo la Guardia di Finanza, siamo davanti casa sua. E io gli dico: sì, lo so, ma ha appena chiamato mia madre. In realtà non era così, perché c'erano 3 finanzieri davanti la porta di casa mia, dove abito, dove si trova questo studio, e altri 3 a casa di mia madre. In parte errore mio, perché nella mia partita IVA c'era ancora indicato il vecchio indirizzo che col cambio casa tutto di fretta non avevo fatto. Fatto sta che c'erano ben 6 finanzieri ad aspettarmi. Quando sono arrivato mi hanno fatto vedere questa notifica con tanto di decreto di perquisizione allegato. Sinceramente mi sono sentito un criminale, non avevo idea di che cavolo stesse succedendo. Ho detto: va bene, andiamo a casa mia dove è il mio studio, tanto sono sicuro che volete vedere le cose lì dentro. Ovviamente io sono stato collaborativo, gli ho dato tutto quello che volevano vedere, perché ai miei occhi che ho fatto de male, e in pratica hanno catalogato tutte le console Anbernic, Pauchiddi, Trimui e le hanno requisite. Difatti qua dentro sono scomparse più di una trentina di console. Tutto questo perché mi si contesta di aver violato l'articolo 171 ter della Costituzione, comma I lettera C e bla bla bla, che in pratica è la legge sul copyright. Il comma che dice come se io li avessi... Toto, il ciccione, voleva salutarvi. Posso? Quella che in pratica dovrebbe accusarmi di aver promosso, tramite canali social, del materiale protetto da copyright. Dico probabilmente perché, scusate se non utilizzerò terminologie corrette, se c'è qualche avvocato, ma è abbastanza nuova come cosa per me, un processo penale ha diverse fasi. Quella in cui ci troviamo noi adesso è ancora la fase di indagine.
Ad un certo punto questi dovranno comunicarmi, si spera a breve, in realtà in teoria entro i 6 mesi, ma può essere anche posticipata, l'esito di queste indagini. In questo video hai detto questo che non va bene, in quest'altro hai fatto così e cos'hai, hai fatto vedere questo e quest'altro. Tu da lì hai 20 giorni per proporre una memoria, cioè per dirgli guardate non è così bla bla bla, e per chiedere l'archiviazione del processo. Se questa archiviazione non c'è, si va a processo giustamente con l'avvocato e con tutti i costi che ne derivano. Nonostante io attualmente sia soltanto indagato, e mi fa brutto anche solo dirlo, loro hanno la facoltà di richiedere la sospensione dei miei canali social preventiva, come se io su questo canale portassi soltanto console Ambernic. La tecnologia, le storie, le guide, le Retroid, sta roba per loro non esiste, è tutto un mucchio. Ovviamente noi ragazzi metteremo in piedi una certa difesa contro questo provvedimento, adesso dobbiamo vedere, però è partita la pratica, quindi da un momento all'altro potrebbe scomparire il canale. E si chiama processo penale perché non c'è soltanto una multa in ballo, c'è proprio la detenzione. Io rischio dai 6 mesi ai 3 anni di carcere con una multa che, visto che l'articolo era del 1941 ancora in lire, però fatti i vari calcoli più o meno massima di 15.000 euro, per aver recensito delle console Ambernic su YouTube, delle console che puoi comprare senza giochi, che trovi su Amazon e che tutto il mondo recensisce. Per notificarmi questa cosa sono partiti 4 finanzieri dal Piemonte, io sono nelle Marche, sono partiti il giorno prima e sono venuti giù, dove si sono uniti ad altri 2 finanzieri e in 6 sono venuti fin qua giù dentro questa stanza per requisire le console Ambernic a me. Questo è il punto in cui le poche persone a cui l'ho detta mi hanno risposto con una frase cliché: ma con tutto quello che succede in Italia 6 finanzieri ci avevano tempo di venire a casa tua? Ora, la legge dovrebbe essere uguale per tutti, quindi se io ho sbagliato è giusto che debba pagare. Però capite anche voi che a chiunque la racconti questa storia rimane comunque di sasso, perché dice sproporzionata la pena in confronto alla reazione. Mi hanno praticamente trattato come un criminale. Addirittura da casa dei miei genitori a casa mia, che sono 3 minuti, io ho detto ok, seguitemi con la macchina, ma uno di loro è voluto montare con me come per dire questo potrebbe anche scappare. Io so che state facendo il vostro lavoro e che siete abituati a tutto, però capite anche chi avete davanti. Vi ho aperto le porte di casa, vi ho mostrato tutto quanto, io sono stato super collaborativo perché comunque ai miei occhi non ho fatto nulla di male. E c'è stato un episodio che in realtà mi ha dato molto fastidio, perché oltre a tutte le console prese, tutti i vari controlli fatti sui PC eccetera, mi hanno chiesto anche i dati delle conversazioni che io per esempio ho avuto con i rivenditori che me le mandavano gratis. E io gliel'ho forniti, ho dato loro il backup completo delle mie email, tutto il backup di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, tutto quello che mi hanno chiesto, e questi volevano comunque portarsi via il mio cellulare per fare la copia forense. E io gli ho detto ragazzi, adesso al di là di questo io col cellulare ci lavoro, se mi levate una risorsa del genere non si sa per quanto tempo, non vi dico che mi mettete in mezzo a una strada, ma poco ci manca. Non c'è stato verso, però mi avevano assicurato che ci avrebbero lavorato il giorno dopo e che dalla settimana dopo l'avrei già potuto riprendere. Io ho detto va bene, mi raccomando, però questa è una cosa importantissima, capite anche voi che è per il mio lavoro principale, non per il canale, quindi cerchiamo di venirci incontro. Morale della favola: il cellulare preso il 15 di aprile me l'hanno ridato il 18 di giugno, tant'è che me ne sono dovuto comprare un altro, perché sono andato avanti finché ho potuto con il mio vecchio muletto, il Pixel 2 XL dei milioni di anni fa, che pace all'anima è stato uno dei migliori telefoni che abbia mai comprato, però io ci lavoro col telefono, quindi ho dovuto anche spendere soldi per prenderne uno nuovo, visto che non si sapeva quando me l'avrebbero ridato quello mio principale. E quindi eccoci qua, questa era tutta la vicenda ad aprile. Mi sono trovato 6 finanzieri dentro casa con un mandato di perquisizione per aver recensito delle console, quando sapete tutti benissimo che tipo di pubblicità c'è in giro su quelle console. Io veramente, se mi associano a loro divento una bestia, perché se c'è una cosa che non ho mai fatto in vita mia è essere pagato per fare recensioni. So che magari tanti di voi non ci crederanno, ma io non ho mai attivato link con referral o roba del genere, nonostante avessi il coupon eccetera, non ho mai incassato €0,5 per una recensione, perché quando recensisco una console voglio poter dire quello che voglio. Non ho mai mandato un video in anteprima per l'approvazione. Io finora ho cercato di essere il più onesto possibile e ecco quello che mi succede. Quindi questo video, ragazzi, che sia di monito in parte anche a tutti quelli in Italia
perché sta roba succede solo in Italia, che fanno il mio mestiere. Se recensite anche voi console Anbernic, Pauchiddi, Trimui o comunque simili, prestate attenzione perché sembra che abbiano stretto una morsa al riguardo. E ancora non so a questo punto se sono stato denunciato da una casa, per dire la butto là, ma avesse denunciato la Nintendo, oppure se è un'indagine condotta proprio da un PM italiano, puramente italiana, della Guardia di Finanza. Questo lo saprò soltanto quando mi arriverà questa cavolo di comunicazione di fine indagini, saprò sia chi è il mittente sia le loro conclusioni. Però a quanto pare anche in questo momento, che addirittura ci sono ancora le indagini in corso, loro possono oscurare tutti i miei canali. Piccola, vuoi salutare anche tu? No, Giccina. Piccola parentesi, questa è una cosa che in realtà pochi sanno, soprattutto chi non ha un gatto. Se avete sviluppato un buon legame con lui, i gatti sono animali molto empatici e lo capiscono quando il padrone sta bene o sta male, vero piccola? Fine parentesi gatti, non volevo lasciarvi senza parlarvene. E ora, se mi è concesso, vorrei 2 minuti del vostro tempo per un piccolo sfogo. Aprirò una parentesi di circa 20 anni, ma vi assicuro che sarò più breve possibile. Io mi sono laureato nell'ahimè lontano 2008 e uscito dall'università ho trovato quasi subito lavoro, non posso lamentarmi, con uno stipendio basso, un full time a 1.200 euro. Devi costruirti una vita, un minimo di ambizione personale, eccetera. Ho deciso di convertire quel lavoro in part time, 3 giorni alla settimana, e negli altri 2 di iniziare a crearmi una mia clientela sempre nell'ambito informatica e tecnologie. I primi tempi facevo fattura con prestazione occasionale e bene o male riuscivo ad appattarla, come si dice, finché purtroppo nel 2016 c'è stato il terremoto nelle nostre zone, che ha ucciso tantissime piccole realtà, piccole aziende, che era praticamente il mio bacino d'utenza principale. Perché vi dico questo? Perché capisco la calamità naturale, ma gli aiuti dalla parte dello Stato proprio quasi zero. C'è stato un macello per quanto riguardava le soluzioni abitative d'emergenza, uno spopolamento assurdo perché la gente ormai aveva perso la fiducia, e ancora oggi, a quasi 10 anni da quella data, la ricostruzione procede lentissima. Quelli che stanno andando più spediti finiranno tra 20-25 anni, quelli che sono messi peggio, e non sono numeri che mi sto inventando perché c'è un articolo che ha fatto i calcoli, impiegheranno 500 anni di questo passo. E l'unico altro aiuto da parte dello Stato è quello di averci sospeso le tasse per qualche mese, ma poi richiedercele, non è che ce l'ha annullate, no, ce le ha proprio sospese e noi gliele abbiamo ridati più in là. Ok, incasso il colpo, riprendo giro, prendo nuovi clienti, apro anche la partita IVA. Nel 2019 Covid. Non entro in merito su come è stato gestito eccetera, è comunque stato un evento eccezionale e anche lì ho dovuto quasi ricominciare da capo. E gli aiuti da parte dello Stato? 1.000 euro a fondo perduto. Ecco l'aiuto dello Stato per partite IVA come me, quando hanno chiuso non si sa quante piccole aziende e noi eravamo decisamente nella cacca. Passato anche questo problema, reinventandosi un po', nel 2001 finalmente con la mia compagna riusciamo a comprare questa casa, bonus 110. Pure quello ci siamo presi, perché qualsiasi architetto, muratore stesso, persona dell'edilizia dove andavi quando compravi una casa nel 2021 ti diceva fa il bonus 110. Non mi cominciate a scrivere conte di qua, conte di là, che mi fa incazzare sta cosa, perché io sono un esodato dell'eco bonus e so come sono andate le cose. Non ve le sto a spiegare ragazzi, ma so come sono andate, fidatevi di me. Fatto sta che nel 2021, che sarei dovuto entrare dentro casa, io in realtà avevo una casa sventrata, una ditta scomparsa e dei lavori da finire di tasca mia. Grazie all'aiuto dei nostri genitori, raccimola un po' qua, un po' là, siamo riusciti a chiudere tutto e siamo entrati in casa nel 2023. Aiuti da parte dello Stato? Ogni volta che c'era un cambio di governo le cose peggioravano, cioè erano loro che ci mettevano più nei casini del governo precedente. Dopo noi italiani siamo stronzi, sia chiaro, perché anche le ditte si sono comportate male, ma questo è quello che è successo. Dopo quest'ulteriore botta, vedo che il canale comincia a prendere un po' piede e decido addirittura di mettere il codice Ateco proprio per content creator. Poi quest'anno l'ho fatto perché è uscito a febbraio 2025, l'ho messo ad aprile, cioè sono stato anche abbastanza celere. Mi arriva sta botta della procedura penale sopra le spalle perché ho recensito delle console Anbernic. Quindi adesso lo chiedo a voi, se negli ultimi 20 anni vi fosse successo quello che è successo a me, che non sto a fare il martire perché c'è sicuramente chi sta peggio, sia chiaro, io vi parlo della mia esperienza, avreste ancora fiducia nello Stato italiano?
perché io sinceramente già da tempo la stavo perdendo per tutto quello che succede nella quotidianità al di fuori di me, semplicemente il telegiornale, le notizie, i social e quello che è, ma questa cosa mi ha veramente destabilizzato parecchio. E sapete cos'è che mi fa incavolare di più? Anzi, per una volta lo dico, che mi fa incazzare proprio? Quante volte vi è capitato al telegiornale di sentire che un politico era indagato per un qualche reato? E la prima e giusta reazione qual è? Dire: ma guarda la miseria, da chi cavolo ci facciamo governare e quanti soldi facciamo prendere a gente indagata? Ed è giusta come considerazione, mai messa in dubbio. Purtroppo sono incazzato come una bestia con lo Stato italiano perché mi ha fatto vacillare e pensare che se è veramente così facile prendere un procedimento penale contro, essere indagati, allora forse non è tutta colpa dei politici. E io mi odio per avere questo pensiero, mi sto odiando in questo momento. Però quando le cose ti succedono sulla pelle tua, la prospettiva un po' ti cambia. Io in un giorno normalissimo mi sono trovato 6 finanzieri dentro casa, 4 di cui sono partiti dall'altra parte d'Italia, con un mandato di perquisizione per venire a mettere i bastoni tra le ruote a un recensore di un canale YouTube con 45.000 iscritti circa ai tempi, adesso siamo intorno ai 46-47. Che altro devo dirvi, ragazzi? Sto seriamente valutando la possibilità di cambiare nazione. Non da latitante, sia chiaro, dopo che c'è stato il processo, tutto quello che è, se devo pagare pagherò. Però francamente io questa pressione addosso non la voglio più sentire. Quindi vedremo come si andrà avanti, se avrò ancora la possibilità di pubblicare video su questo canale. Mi raccomando, ragazzi, che fate il mio stesso mestiere in Italia, state attenti, valutate bene, magari se c'è stato qualcuno di voi che si trova nella mia stessa situazione mettetevi in contatto, perché non so se hanno mirato solo a me o hanno preso un po' tutti, visto che comunque oramai siamo anche in parecchi a parlare di questo argomento, che per tutto il mondo è legale, per l'Italia no, però va bene, questo è un altro discorso, ne parleremo in separata sede. Ma adesso sarà tosta perché dovrò stare dietro per bene a tutta questa cosa, con tutte le varie spese che ci saranno dietro, sarà una bella rottura d'anima. Mi fa arrabbiare che semplicemente in fase di indagine loro hanno la facoltà di chiudere eventualmente il canale. Vorrei capire sulla base di cosa chiudete video come questo sulle storie, per esempio, per tutta la durata dell'indagine e del processo, che sapete benissimo quanto durano i processi in Italia. Per questo ci batteremo con i denti e le unghie e tutto quello che serve. Però non ho la sfera di cristallo e non so dirvi per quanto ancora sarò qui. L'unico canale che attualmente sembra non essere preso di mira da questa notifica è quello su TikTok. Lì non ci ha mai transitato un Ambernic, quindi eventualmente mi troverete lì. Spero, di riuscire comunque a portarvi anche contenuti da quest'altra parte che è il mio canale principale. Comunque vada, ragazzi, sono contentissimo della community che si è creata, del fatto forse di non avere troppi iscritti ma buoni, perché sono contentissimo di questa cosa. Ho visto pochissime volte persone scannarsi nei commenti, cosa che ormai, come apri qualunque social, è all'ordine del giorno. E ad essere sincero, se le cose non andranno bene mi mancherete un bel po', ragazzuoli. Dal vostro Once è tutto e addio o arrivederci e grazie per tutto il pesce.